Lezione 1. Obiettivi di fitness. Ci impegniamo a raggiungere insieme i nostri obiettivi di fitness, d'accordo, ce la faremo. Assolutamente sì. Avere un compagno di allenamento rende molto più facile rimanere motivati e impegnati. Sì, e possiamo spronarsi a vicenda per raggiungere nuovi livelli di forma fisica. Esatto. Stabilire insieme obiettivi specifici può aiutarci a rimanere concentrati sui nostri progressi. Penso che dovremmo monitorare i nostri allenamenti e festeggiare i traguardi raggiunti. È un'idea fantastica. Ci terrà alto il morale e ci ricorderà quanta strada abbiamo fatto. Inoltre, integrare attività divertenti nella nostra routine può renderla piacevole. Sono d'accordo. Proviamo corsi diversi o attività all'aperto per rendere le cose più fresche. Sono entusiasta di questo viaggio. Potremo sicuramente sostenerci a vicenda lungo il cammino. Lezione 2. Autenticità nelle connessioni. Ognuno dovrebbe essere semplicemente se stesso e trovare interessi comuni. L'autenticità è fondamentale per creare connessioni. Assolutamente. Quando le persone sono sincere, si crea un'atmosfera più accogliente e aperta. Sì, e consente conversazioni più profonde e relazioni più forti. Sono completamente d'accordo. Condividere veri interessi può portare a legami significativi. Esatto. È così rinfrescante incontrare persone aperte e oneste su chi sono. Sì, e incoraggia anche gli altri a essere se stessi, favorendo un ambiente positivo. Penso che dovremmo sempre sforzarci di essere autentici nelle nostre interazioni con gli altri. Certamente. L'autenticità non solo crea fiducia, ma arricchisce anche le nostre esperienze sociali. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo argomento, è essenziale per costruire relazioni solide. Lezione 3. Entusiasmo per la conferenza. Buongiorno. Siete qui per la conferenza al centro comunitario questo fine settimana? Sì, lo sono. Sono davvero entusiasta dei relatori e degli argomenti che tratteranno. Anch'io. Penso che sia una fantastica opportunità per imparare e fare networking con altri nel nostro campo. Assolutamente sì. La varietà delle sessioni dovrebbe fornire spunti e ispirazioni preziosi. Sì, e non vedo l'ora di partecipare ai workshop in cui potremo impegnarci attivamente. Sono d'accordo. È un ottimo modo per migliorare le nostre competenze e incontrare persone che la pensano come noi. Assicuriamoci di partecipare alle sessioni che più ci interessano e prendiamo appunti. Certamente. Non vedo l'ora di condividere con voi ciò che impareremo. Non vedo l'ora che inizi la conferenza, sarà davvero stimolante. Lezione 4. Dolci da forno. Vuoi qualcosa dal panificio? Hanno pane fresco e dolci dal profumo delizioso. Sì, mi piacerebbe tanto mangiare del pane fresco. Non c'è niente di meglio del sapore del pane caldo e croccante. Sono completamente d'accordo. È perfetto per i panini o semplicemente da gustare con un po' di burro. Assolutamente. Magari più tardi prenderò anche un dolcetto o due per un piccolo sfizio. Sembra delizioso. Prenderò sicuramente anche qualche pasticcino, è difficile resistergli. Sì, ed è bello concedersi un piccolo regalo ogni tanto. Esatto.
Non dimentichiamoci di dare un'occhiata ai loro prodotti speciali, spesso hanno gusti stagionali. Ottima idea! Non vedo l'ora di scoprire quali deliziose opzioni hanno in serbo per noi oggi. Questa visita al panificio sarà davvero gratificante. Lezione 5. Intaglio della zucca. Abbiamo scolpito il volto con un coltello e la nostra zucca di Halloween ha un aspetto buffo. Sembra un momento divertente. Adoro la creatività con cui si intagliano le zucche. Sì, è un modo fantastico per esprimere la nostra personalità e farci una risata. Assolutamente. Ogni zucca di Halloween racconta una storia, soprattutto se ha delle facce bizzarre. Sono d'accordo. È sempre divertente vedere come persone diverse approcciano i loro progetti. Sì, e la parte migliore è illuminarli di notte. Li fa prendere vita. Esatto. Non vedo l'ora di vedere come sarà il nostro quando la candela tremolerà all'interno. Penso che sarà uno dei momenti salienti delle nostre decorazioni di Halloween. Certamente. Facciamo sì che l'intaglio delle zucche diventi una tradizione ogni anno. Lezione 6. Impatto sulla comunità. Mentre le storie degli attacchi continuano a farsi sentire, i bambini e gli anziani sono tra le persone più colpite dalle conseguenze. Sì, è straziante vedere le popolazioni vulnerabili soffrire durante crisi di questo tipo. Assolutamente sì. Spesso sono loro a pagarne le conseguenze, il che è profondamente preoccupante. Sono d'accordo. Sottolinea la necessità di sostegno e sensibilizzazione della comunità nei momenti difficili. Sì, e sensibilizzare le persone sulle loro difficoltà può portare a ricevere più assistenza e risorse. Esatto. È fondamentale che le comunità si uniscano e sostengano chi è nel bisogno. Penso che fare volontariato o donare ad associazioni benefiche locali possa fare una differenza significativa. Certamente. Ogni piccolo contributo è utile e incoraggia lo spirito di solidarietà. Sono contento che ne stiamo parlando, è importante rimanere informati e proattivi. Lezione 7. Scoperte insolite. Ma lui mi disse di aprirla ancora di più, presto cominciò a curiosare per vedere se mi fosse sfuggito qualcosa. Sembra intrigante. Cosa stavi cercando di scoprire? Stavo esplorando un vecchio baule che avevo trovato in soffitta, ed era pieno di interessanti reperti. Wow! I vecchi forzieri possono contenere tesori davvero unici. Deve essere stato emozionante frugarci dentro. Sì, ho trovato alcune vecchie lettere e fotografie che raccontavano storie di un passato di cui non ero a conoscenza. È incredibile. È come scoprire un pezzo di storia direttamente a casa tua. Esatto. Mi ha fatto apprezzare le storie e i ricordi legati a quegli oggetti. Mi piace tantissimo. È incredibile come gli oggetti possano collegarci al nostro passato. Sono d'accordo. Penso che dovremmo esplorare più angoli nascosti delle nostre case per vedere cosa potremmo trovare. Lezione 8. Migliorare le competenze. Voglio migliorare le mie capacità comunicative e di leadership, perché credo che siano essenziali per la crescita personale e professionale. Sembra un obiettivo fantastico. Una comunicazione efficace può davvero migliorare le relazioni e il lavoro di squadra. Assolutamente sì. Credo che forti capacità di leadership possano aiutare a ispirare gli altri e a creare un ambiente positivo. Sì,
ed essere un buon comunicatore ti consente di esprimere le tue idee in modo chiaro e sicuro. Esatto. Hai mai pensato a qualche metodo specifico per sviluppare queste competenze? Ho cercato workshop e corsi online incentrati sia sulla comunicazione che sulla formazione alla leadership. Ottima idea! Anche partecipare a discussioni di gruppo o a eventi di public speaking può essere molto utile. Sono d'accordo. Esercitarsi in situazioni di vita reale può aumentare la fiducia in se stessi e migliorare le proprie capacità. Troviamo insieme delle risorse, penso che sarebbe motivante lavorare su questo come una squadra. Lezione 9. Zucche di Halloween. La sera di Halloween si possono vedere molte di queste zucche di Halloween, alcune delle quali sono incredibilmente creative e uniche. Sì, è affascinante come le persone le incidano in ogni sorta di facce divertenti e spettrali. Esatto. Ognuno racconta una storia, ed è incredibile vedere il talento artistico della comunità. Sono d'accordo. Il bagliore delle candele all'interno le fa davvero rivivere nell'oscurità. Sì, e crea un'atmosfera festosa in tutto il quartiere. Adoro partecipare alla tradizione dell'intaglio. È sempre un'attività divertente da fare con amici e familiari. Anch'io. Quest'anno organizziamo una serata dedicata all'intaglio delle zucche, così potremo creare delle creazioni memorabili. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di scoprire quanto possiamo essere creativi con le nostre zucche di Halloween. Non vedo l'ora. Sarà un modo fantastico per festeggiare Halloween insieme. Lezione 10. Pianificazione del progetto. D'accordo. Dovremmo anche prenderci del tempo per discutere i prossimi passi e le scadenze del nostro progetto. Sì, è fondamentale avere un piano chiaro per andare avanti, per restare sulla buona strada. Esatto. Stabilire delle scadenze ci aiuterà a gestire il nostro tempo in modo efficace e a garantire progressi. Sono d'accordo. Inoltre, fornisce un senso di responsabilità a ogni membro del team. Sì, e suddividere il progetto in attività più piccole può renderlo più gestibile. È un'idea fantastica. Ci permette di celebrare le piccole vittorie lungo il cammino. Assolutamente sì. Definiamo i compiti e assegniamo le responsabilità per rendere il processo più fluido. Ottimo piano. Penso che saremo in grado di lavorare in modo efficiente con una struttura solida. Sono convinto che con obiettivi chiari raggiungeremo con successo i nostri obiettivi. Lezione 11. Visita al castello. Sembra interessante. In tal caso, dovresti visitare il famoso castello in città, è un vero e proprio monumento storico. Mi piacerebbe molto. Cosa puoi dirmi a riguardo? Ho sentito dire che ha una storia affascinante. Assolutamente sì. Il castello risale a diversi secoli fa ed è noto per la sua splendida architettura e i suoi splendidi giardini. Sembra incredibile. Immagino quanto sia mozzafiato la vista dalla cima. Sì, le viste panoramiche della zona circostante sono spettacolari, soprattutto al tramonto. Non vedo l'ora di vederlo. Sono disponibili visite guidate? Sì, offrono visite guidate che forniscono approfondimenti sulla storia e sulle leggende del castello. Sembra perfetto. Adoro scoprire le storie che si celano dietro i siti storici.
Pianifichiamo di andarci presto, penso che ti piacerà esplorarlo. Lezione 12. Migliorare il trasporto pubblico. Ritengo che migliorare il trasporto pubblico all'interno delle città sia essenziale per migliorare la mobilità. Sono pienamente d'accordo. Un trasporto pubblico efficiente può fare una differenza significativa nel ridurre la congestione del traffico. Sì, e incoraggia più persone a utilizzare i trasporti pubblici anziché affidarsi esclusivamente alle automobili. Esatto. Quando i sistemi di trasporto pubblico sono affidabili e accessibili, è più probabile che più persone ne approfittino. E può contribuire a ridurre le emissioni di carbonio, contribuendo a creare un ambiente più sano. Sì, la sostenibilità è un fattore chiave nella pianificazione urbana odierna. Hai visto qualche buon esempio in tal senso? Sì, certo. Alcune città stanno integrando le piste ciclabili con i trasporti pubblici, rendendo più facile per le persone cambiare mezzo di trasporto. Ottima idea! Promuove uno stile di vita più attivo e riduce la dipendenza dai veicoli. Assolutamente sì. Continuiamo a sostenere il miglioramento del trasporto pubblico nella nostra comunità. Lezione 13. La cultura francese del Quebec. Il Quebec ha continuato a parlare francese e a conservare la propria cultura francese, così unica nel Nord America. Sì, è affascinante come abbiano preservato la loro lingua e le loro tradizioni nonostante siano circondati da regioni di lingua inglese. Esatto. Crea un arazzo culturale così ricco che distingue il Quebec dalle altre province. Adoro! I festival che celebrano la cultura francese devono essere incredibili da vivere in prima persona. Lo sono davvero. Eventi come il Carnevale di Quebec mettono in mostra la vivacità della cultura quebecchese. Mi piacerebbe molto parteciparvi. È un ottimo modo per immergersi nelle usanze locali. Certamente. Inoltre, il cibo, la musica e l'arte riflettono il mix unico di influenze della regione. Sì, ed è importante celebrare e onorare questa eredità. Sono d'accordo. Organizziamo insieme un viaggio in Quebec per esplorare e apprezzare la sua ricca cultura. Lezione 14. Esperienza del portafoglio smarrito. Che fortuna! Una volta ho perso il portafoglio su un autobus, ma per fortuna qualcuno me l'ha restituito. Wow, che sollievo! È incredibile quanto le persone possano essere oneste a volte. Lo so. Ero così preoccupata quando ho capito che non c'era più, ma riaverlo è stato un enorme sollievo. Assolutamente. Quando le persone fanno la cosa giusta, ti restituisce la fiducia nell'umanità. Esatto. Credo che quell'esperienza mi abbia insegnato a fare più attenzione ai miei effetti personali. Sì, e ti fa anche apprezzare la gentilezza degli sconosciuti. Certamente. Cerco sempre di ricambiare il favore ogni volta che posso. Che bella mentalità! Ricordiamoci sempre di diffondere gentilezza, proprio come quella persona ha fatto con noi. Sono d'accordo. Piccoli gesti possono fare una grande differenza. Lezione 15. Tour delle cascate. Le cascate sono molto belle, venite a trovarle e vi farò fare un giro. Sembra fantastico. Ho sentito dire che sono mozzafiato, soprattutto da vicino. Sì, il suono dell'acqua che si infrange è ipnotizzante e la vista è semplicemente incredibile.
Non vedo l'ora di vederlo. Ci sono dei bei posti per scattare foto? Assolutamente sì. Ci sono diversi punti panoramici che offrono sfondi mozzafiato per le foto. Perfetto! Adoro catturare i momenti più belli quando viaggio. Sì, e penso che dovremmo organizzarci per andarci la mattina presto per evitare la folla. Ottima idea! Renderà l'esperienza anche più tranquilla. Fissiamo una data per la nostra avventura, sono sicuro che ti piacerà. Lezione 16. Spuntino durante l'attesa. Forse potremmo mangiare qualcosa mentre aspettiamo, che ne dici? Sembra una buona idea. È sempre bello fare uno spuntino e rilassarsi un po'. Esatto. Potrebbero esserci dei posti fantastici nelle vicinanze che potremmo visitare. Sì, e provare il cibo locale è sempre un'avventura a sé stante. Sono d'accordo. Contribuisce a rendere l'esperienza complessiva della nostra gita. Prima di partire, diamo un'occhiata ad alcuni consigli. Ottimo piano. Non vedo l'ora di scoprire qualcosa di nuovo e delizioso. Anch'io. Sarà un modo divertente per passare il tempo mentre aspettiamo. Non vedo l'ora di scoprire cosa scopriremo. Lezione 17. Valore del lavoro a distanza. Il valore e l'efficacia del lavoro da remoto sono emersi in modo particolare in questo periodo. Sono d'accordo. È stato interessante vedere come le aziende si sono adattate a questo nuovo modo di lavorare. Sì, molte persone hanno scoperto che possono essere altrettanto produttive, se non di più, a casa. Esatto. Permette una maggiore flessibilità e può portare a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Certamente. Credo che questo cambiamento abbia cambiato il modo in cui percepiamo gli ambienti d'ufficio tradizionali. Sì, ed è fantastico vedere che molti datori di lavoro stanno adottando opzioni di lavoro da remoto. Sono d'accordo. Apre nuove opportunità per le persone che non potrebbero spostarsi quotidianamente. Assolutamente sì. Se ben gestito, è una situazione vantaggiosa sia per i dipendenti che per i datori di lavoro. Penso che dovremmo continuare a esplorare i vantaggi e le sfide del lavoro da remoto. Lezione 18. Consapevolezza storica. In secondo luogo, diciamo ai miei amici preferiti, i cartisti e le suffragette, tutte le vostre lotte per ottenere il controllo della narrazione. È una prospettiva interessante. I loro movimenti hanno avuto un ruolo fondamentale nel plasmare la società. Esatto. È importante riconoscere il duro lavoro e i sacrifici fatti per progredire. Sì, e comprendere le loro lotte ci aiuta ad apprezzare i diritti di cui godiamo oggi. Sono d'accordo. Dovremmo onorare la loro eredità continuando a sostenere l'uguaglianza. Assolutamente sì. È fondamentale continuare a promuovere il cambiamento e la consapevolezza nelle nostre comunità. Sì, e condividere le loro storie può ispirare le generazioni future a continuare a lottare. Mi piace molto questa idea. Organizziamo una discussione o un evento per mettere in risalto i loro contributi. Sembra perfetto. Sarà un'esperienza stimolante per tutti i partecipanti. Lezione 19. Vita spensierata. È noto che essere giovani è uno dei periodi più spensierati della vita di una persona, a patto che si sappia mantenere le proprie responsabilità. È vero.
È importante godersi la libertà pur essendo consapevoli dei nostri doveri. Esatto. Trovare il giusto equilibrio tra divertimento e responsabilità può portare a una vita appagante. Sì, e spesso sono proprio quei momenti spensierati a creare i ricordi più belli. Sono d'accordo. L'importante è sfruttare al meglio questo tempo senza perdere di vista ciò che è importante. Assolutamente sì! Dovremmo custodire queste esperienze e imparare da esse man mano che cresciamo. Sì, e avere dei buoni amici con cui condividere quei momenti rende il tutto ancora più bello. Certamente. Cerchiamo di pianificare altre avventure finché possiamo. Sono assolutamente d'accordo. Sarà un modo fantastico per goderci questa fase della nostra vita. Lezione 20. Avventura con il cibo di strada. Ehi, ho sentito dire che il cibo di strada qui è fantastico, ne hai già provato un po'? Sì, l'ho fatto. Ho mangiato dei tacos deliziosi da un venditore in fondo alla strada, ed erano fenomenali. Sembra incredibile. Ho sempre voluto provare i veri tacos di strada, cosa li rende così speciali? Erano pieni di sapore e i condimenti erano così freschi che sembrava di assaporare davvero la città. Mi piace un sacco. Il cibo di strada ha spesso un tocco unico rispetto ai ristoranti tradizionali. Esatto, c'è qualcosa nell'atmosfera informale che rende il tutto ancora più piacevole. Sono pienamente d'accordo. Cerchiamo di esplorare altre opzioni di street food mentre siamo qui. Assolutamente sì! Non vedo l'ora di scoprire quali altre delizie culinarie potremo scoprire. Sarà un'avventura divertente e non vedo l'ora di assaggiare tutto. Lezione 21. Insegnare le ricompense. Non ho molti studenti, non tanti quanti ne avevo prima, ma trovo ancora molto gratificante insegnare. È davvero ammirevole. L'insegnamento è una professione così importante e di grande impatto, indipendentemente dal numero di studenti. Assolutamente sì. Ogni studente porta con sé la sua prospettiva unica, e questo rende l'esperienza degna di nota. Sì, anche una classe piccola può favorire una connessione più stretta e un apprendimento più personalizzato. Esatto. Mi permette di concentrarmi sui loro bisogni individuali e di aiutarli a crescere. Mi piace tantissimo. È meraviglioso vedere i progressi degli studenti, non importa quanti siano. Sì, e i momenti in cui finalmente capiscono un concetto fanno sì che ne valga la pena. Sono completamente d'accordo. Quei momenti di illuminazione sono il vero significato dell'insegnamento. Celebriamo l'impatto che possiamo avere sui nostri studenti, indipendentemente dalle dimensioni delle nostre classi. Lezione 22. Arredamento per la casa. Una stanza può apparire più grande e luminosa con i colori e l'arredamento giusti, è intelligente. Assolutamente sì! I colori chiari possono creare un'illusione di spazio, rendendo la stanza più aperta e ariosa. Sì, e l'aggiunta di specchi può migliorare tale effetto riflettendo la luce in tutto lo spazio. Esatto! Adoro come gli specchi, se posizionati correttamente, possano trasformare l'atmosfera di una stanza. Hai pensato a quali colori vuoi usare nella tua casa? Io tendo a preferire i colori pastello tenui, creano un ambiente rilassante, non credi? Assolutamente sì. I colori tenui rendono uno spazio accogliente e invitante. Sì, e penso che dovremmo anche considerare la disposizione dei mobili per massimizzare lo spazio.
Ottima idea! Facciamo un brainstorming su alcune opzioni di disposizione per sfruttare al meglio le nostre stanze. Lezione 23. Visita di Halloween. La porta lì, sul mio portico, è un piccolo fantasma e una graziosa streghetta. Sembra adorabile. Adoro come le decorazioni creative possano contribuire allo spirito di Halloween. Esatto. Rende l'intero quartiere festoso e invitante per i bambini che vanno a fare il dolcetto o scherzetto. Sì, ed è davvero divertente vedere tutti i diversi costumi e decorazioni. Hai pensato a come ti vestirai quest'anno? Sto pensando di vestirmi da strega classica. È semplice ma ha sempre successo. Sembra divertente. Credo che opterò per qualcosa di spettrale, tipo un vampiro. Perfetto! Dovremmo coordinare i nostri costumi per una divertente fotoricordo. Certamente. Assicuriamoci di catturare i momenti di festa di questo Halloween. Lezione 24. Problemi finanziari. In questo modo potremo gestirlo in modo efficace. Sono preoccupato anche per le implicazioni finanziarie. Capisco le tue preoccupazioni. È fondamentale tenere conto del budget in ogni decisione che prendiamo. Sì, soprattutto quando i costi possono aumentare rapidamente se non teniamo traccia di tutto. Esatto! Pianificare in anticipo può aiutarci a evitare sorprese inaspettate in futuro. Sono d'accordo. Facciamo un budget dettagliato per assicurarci di essere preparati a qualsiasi spesa. Sembra una buona idea. Avere un piano finanziario chiaro può ridurre lo stress e aiutarci a rimanere concentrati. Sì, e può anche aiutarci a dare priorità alle spese che contano davvero. Assolutamente. Penso che dovremmo rivedere insieme i nostri obiettivi finanziari. Sono d'accordo. Lavoriamo insieme per creare un piano solido. Lezione 25. Articoli essenziali per il bagno. Nel bagno teniamo anche altre cose. C'è un armadietto dei medicinali che contiene gli articoli essenziali. Pratico. Avere uno spazio dedicato a questi oggetti può aiutare a mantenere tutto in ordine. Assolutamente sì. È importante avere un rapido accesso a cose come il kit di pronto soccorso e gli articoli per l'igiene personale. Sì, ed è una buona idea controllare regolarmente cosa abbiamo e cosa dobbiamo rifornire. Sono d'accordo. Mantenere l'armadietto in ordine può evitare il disordine in bagno. Certamente. Può anche aiutarci a evitare di acquistare doppioni di articoli che già possediamo. Sì, e organizzare per categoria può rendere più facile trovare ciò di cui abbiamo bisogno. Ottima idea! Pianifichiamo una giornata per riordinare e organizzare i nostri prodotti per il bagno. Non vedo l'ora. Uno spazio pulito è sempre rigenerante. Lezione 26. Scelte di moda. Ho appena ricevuto una maglietta a righe, fantastica. Ora puoi abbinarla a diversi outfit. Fantastico! Le camicie a righe sono così versatili e possono essere indossate sia in modo elegante che casual. Assolutamente sì. Possono aggiungere un tocco divertente sia ai look casual che a quelli semiformali. Sì, e adoro il fatto che possano essere abbinati a jeans o gonne per un look alla moda. Esatto. Hai in mente qualche outfit specifico per la tua nuova maglietta?
Stavo pensando di abbinarlo a dei jeans a vita alta e degli stivaletti alla caviglia per un look chic. Sembra perfetto. È un abbinamento classico che non passa mai di moda. Sì, e non vedo l'ora di completarlo con qualche gioiello particolare. Penso che questo valorizzerebbe l'intero outfit. Organizziamo un giro per fare shopping di accessori. Lezione 27. Equilibrio tra lavoro e vita privata. Tra lavoro e tempo libero, avete suggerimenti su come bilanciare entrambi in modo efficace? Penso che l'utilizzo di divisori o tende possa creare spazi distinti per ogni attività. È un'idea intelligente. Aiuterebbe a separare il lavoro dal relax, facilitando la concentrazione. Sì, e può anche migliorare l'estetica dello spazio, facendolo sembrare più organizzato. Esatto. Avere uno spazio di lavoro dedicato può aumentare la produttività, mantenendo al contempo confortevoli le aree dedicate al tempo libero. Sono d'accordo. È fondamentale stabilire dei limiti per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Sì, e può aiutare a prevenire il burnout, consentendoci di ricaricarci durante i nostri tempi morti. Certamente. Pensiamo a qualche idea creativa per migliorare i nostri spazi abitativi e raggiungere un maggiore equilibrio. Non vedo l'ora. Sarà un progetto gratificante. Lezione 28. Ispirazione sportiva. La carriera di Borg fu un catalizzatore per i tennisti svedesi. Coloro che seguirono le sue orme lo considerarono il loro eroe. È davvero stimolante. È incredibile come un solo atleta possa influenzare un'intera generazione. Assolutamente sì. I suoi successi hanno motivato molti a dedicarsi seriamente al tennis in Svezia. Sì, e sottolinea l'importanza dei modelli di riferimento nello sport e non solo. Esatto. Vedere qualcuno raggiungere il massimo successo può spingere gli altri a impegnarsi per raggiungere la grandezza. Sono d'accordo. È affascinante vedere come la sua eredità continui a ispirare i giovani atleti di oggi. Sì, e ci ricorda il potere della dedizione e del duro lavoro nel realizzare i nostri sogni. Scopriamo altre storie di atleti che hanno avuto un impatto significativo nei loro campi. Sono entusiasta. C'è così tanto da imparare dai loro viaggi. Lezione 29. Sentieri escursionistici. I suoi bellissimi sentieri sembrano fantastici. Come possiamo arrivarci? Credo che ci sia un percorso panoramico che porta direttamente all'inizio del sentiero, il che lo rende ancora più attraente. Sembra fantastico. Adoro i viaggi in auto che offrono panorami pittoreschi lungo il percorso. Sì, e possiamo fermarci in vari punti per scattare foto del paesaggio. Esatto. Migliorerà la nostra esperienza e ci permetterà di apprezzare la bellezza della natura. Inoltre, percorrere questi sentieri ci darà la possibilità di staccare la spina e goderci la vita all'aria aperta. Sono d'accordo. È un modo perfetto per ricaricarsi e fare un po' di esercizio allo stesso tempo. Pianifichiamo una giornata per questa avventura. Non vedo l'ora di esplorare quei sentieri. Minchio. Sarà un'esperienza indimenticabile. Lezione 30. Fornitura di lozioni. Lozione? Certo. Te la porto subito in camera insieme al resto del necessario. Perfetto! Avere la crema solare a portata di mano è essenziale,
soprattutto quando il clima è secco. Assolutamente sì. Aiuta a mantenere la pelle idratata e fresca. Sì, e adoro come una buona lozione possa fare la differenza in termini di comfort. Esatto. Sono proprio queste piccole comodità che possono migliorare notevolmente la nostra routine quotidiana. Sono d'accordo. Avere tutto organizzato e facilmente accessibile rende la vita molto più semplice. Sì, ed è sempre bello essere preparati a qualsiasi situazione, soprattutto quando si viaggia. Certamente. Assicuriamoci di avere tutto il necessario prima di partire. Ci penso io. Raccoglierò tutto il necessario così saremo pronti al meglio. Lezione 31. Riflessioni sul viaggio. Ti è piaciuto il viaggio nonostante le difficoltà incontrate con il trasporto? Assolutamente sì. Nonostante gli intoppi, l'esperienza è stata comunque incredibilmente gratificante e memorabile. Sono completamente d'accordo. Le attrazioni che abbiamo visto hanno compensato ogni inconveniente. Sì, e i momenti che abbiamo condiviso mentre aspettavamo il mezzo di trasporto sono stati davvero divertenti. Esatto. Ci ha dato il tempo di chiacchierare e di creare un legame, rendendo il viaggio più personale. Adoro questa cosa. A volte sono proprio i momenti inaspettati a creare i ricordi più belli. Sì. Inoltre, la gente del posto che abbiamo incontrato è stata molto amichevole, il che ha aggiunto un tocco speciale al nostro viaggio. Lo so, la loro ospitalità ci ha fatto sentire i benvenuti e ha arricchito la nostra esperienza. Assicuriamoci di pianificare il nostro prossimo viaggio tenendo a mente le migliori opzioni di trasporto. Lezione 32. Opzioni di acquisto. Che ne dici del centro commerciale vicino al nostro quartiere? Hanno un sacco di opzioni per lo shopping. Sembra fantastico. Adoro i centri commerciali che offrono una varietà di negozi da esplorare. Esatto. Possiamo trovare di tutto, dall'abbigliamento all'elettronica, tutto in un unico posto. Sì, ed è sempre divertente guardare le vetrine e scoprire nuovi articoli. Inoltre, di solito si possono trovare delle buone offerte, soprattutto durante i saldi. Assolutamente sì, è l'occasione perfetta per fare qualche affare. Dovremmo organizzare una giornata di shopping questo fine settimana per dare un'occhiata. Mi piacerebbe molto. Facciamo una lista di ciò che vogliamo per rimanere concentrati. Ottima idea! Sarà emozionante vedere cosa riusciremo a scoprire insieme. Lezione 33. Avventura con il cibo di strada. Hanno una buona selezione di cibo da strada, sembra invitante, vero? Quali sono i piatti che devi assolutamente provare? Non vedo l'ora di provare i tacos, ho sentito dire che sono tra i migliori della zona. Sembra delizioso. È difficile resistere ai veri tacos di strada. Esatto! Sono anche curioso di conoscere i dolci locali, ho sentito dire che sono davvero unici. Sì, un dolcetto per concludere il pasto sembra perfetto. Assicuriamoci di lasciare un po' di spazio per quello. Assolutamente sì! Credo che esplorare la scena dello street food sarà uno dei momenti salienti del nostro viaggio. Sono d'accordo. È un ottimo modo per vivere la cultura locale attraverso i suoi sapori. Sì, e provare cibi diversi può portare a delle delizie culinarie inaspettate. Mentre siamo lì,
teniamo gli occhi aperti per eventuali consigli locali. Lezione 34. La tecnologia nella comunicazione. La tecnologia ha rivoluzionato la comunicazione, anzi, ha avvicinato i popoli del mondo. Assolutamente sì! È incredibile come possiamo entrare in contatto con persone di paesi diversi all'istante. Sì, e strumenti come le videochiamate ci fanno sentire come se fossimo nella stessa stanza, anche quando siamo a chilometri di distanza. Sono d'accordo. Ha trasformato il modo in cui manteniamo le relazioni e conduciamo affari. Esatto. E l'accessibilità alle informazioni ha cambiato il modo in cui apprendiamo e condividiamo la conoscenza. Sì, è uno strumento potente per l'educazione e la sensibilizzazione su scala globale. Penso che dovremmo approfondire l'impatto della tecnologia sulla comunicazione nelle nostre vite. Certamente, comprenderne gli effetti può aiutarci a utilizzarlo in modo più efficace. Non vedo l'ora di approfondire ulteriormente questo argomento. Lezione 35. Talenti musicali. Suona anche magnificamente il pianoforte, ho seguito il corso di flauto a scuola. È meraviglioso! È incredibile come la musica possa unire le persone. Sono d'accordo. Suonare uno strumento permette un'espressione creativa e una connessione così forte. Sì, ed è fantastico vedere quanto possano essere diversi i talenti musicali. Esatto. Mi è sempre piaciuto suonare il flauto, ma avrei voluto continuare a farlo. Capisco, può essere difficile trovare il tempo, ma la musica è un hobby davvero appagante. Sì, e penso che dovremmo prendere in considerazione l'idea di unirci a un gruppo musicale locale o a un corso insieme. Sembra un'idea divertente. Sarebbe fantastico imparare e accrescere le nostre competenze insieme. Non vedo l'ora di esplorare le possibilità. Lezione 36. Piani per le escursioni. L'escursione sarà emozionante, è un sentiero di difficoltà moderata, quindi mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Sembra perfetto. Mi piacciono le sfide, soprattutto quando il panorama è gratificante. Esatto. Inoltre, è un ottimo modo per mantenersi attivi e godersi la natura allo stesso tempo. Sì, e stare all'aria aperta può essere davvero rigenerante per la mente e per il corpo. Sono d'accordo. Assicuriamoci di portare abbastanza acqua e spuntini per la nostra avventura. Assolutamente sì! Durante le escursioni è fondamentale mantenersi idratati e pieni di energia. Inoltre, per rendere il trekking più piacevole, è consigliabile indossare scarpe comode. Assolutamente sì! Non vedo l'ora di ammirare il panorama dalla cima, deve essere mozzafiato. Non vedo l'ora. Sarà un'esperienza indimenticabile. Lezione 37. Mantenere la motivazione. Per raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo rimanere costantemente motivati, fissando obiettivi realistici e gestendo efficacemente il nostro tempo. Questo è un approccio intelligente. Avere obiettivi chiari e raggiungibili può aiutarci a mantenere la concentrazione. Esatto. È importante suddividere i nostri obiettivi più ampi in fasi gestibili. Sì, e monitorare i nostri progressi può aiutarci a rimanere responsabili e incoraggiati. Sono d'accordo. Celebrare le piccole vittorie lungo il cammino rende il viaggio più piacevole. Assolutamente sì! È un ottimo modo per tenere alto il morale e rimanere motivati.
Sosteniamoci a vicenda in questo processo, fa un'enorme differenza. Certamente, possiamo condividere le nostre sfide e i nostri successi, il che ci darà ispirazione per entrambi. Sono entusiasta di ciò che possiamo realizzare insieme. Lezione 38. Esplorazione culinaria. Sapori. Hai qualche consiglio per provare la cucina locale? Il cibo indiano è fantastico. Sono completamente d'accordo. La varietà di spezie e sapori della cucina indiana è davvero incredibile. Sì, e piatti come il pollo al burro e le samosa sono sempre un successo. Assolutamente sì. Adoro il fatto che ogni regione dell'India abbia le sue specialità da offrire. Esatto. Penso che dovremmo provare alcuni ristoranti indiani locali per scoprire nuovi piatti. Sembra un'ottima idea. Mi piacerebbe provare qualcosa che non ho mai assaggiato prima. Sì, e possiamo chiedere consigli al personale per assicurarci di vivere la migliore esperienza possibile. Sono emozionato. Il cibo è una parte così importante della cultura, e assaggiarlo localmente è il modo migliore per entrare in contatto. Non vedo l'ora di immergermi insieme a voi nella deliziosa cucina indiana. Lezione 39. Cucina locale. Non vedo l'ora di scoprire la cucina locale durante il nostro viaggio. È una parte fondamentale della cultura locale. Assolutamente sì. Il cibo può raccontarci moltissimo di un luogo e delle sue tradizioni. Sì, e provare i piatti locali è uno dei modi migliori per immergersi nell'esperienza. Sono completamente d'accordo. Ogni pasto può essere una nuova avventura piena di sapori e storie. Esatto. Credo che dovremmo cercare i ristoranti locali più gettonati quando arriviamo. Sì, e dovremmo anche prendere in considerazione l'idea di chiedere alla gente del posto quali sono i loro posti preferiti dove mangiare. Ottima idea. Spesso conoscono i tesori nascosti che i turisti potrebbero perdersi. Non vedo l'ora di assaggiare tutto. Sarà un viaggio delizioso. Sì. Assicuriamoci di tenere pronto il nostro appetito per tutte le delizie culinarie. Lezione 40. Ricarica e concentrati. Prendersi del tempo per ricaricarsi può effettivamente aiutare a mantenere la concentrazione a lungo termine. Assolutamente. È fondamentale trovare l'equilibrio tra lavoro e riposo. Sì, senza le giuste pause è facile esaurirsi e perdere la motivazione. Esatto. Brevi pause durante il giorno possono aumentare la produttività e la creatività. Sono d'accordo. Ho scoperto che allontanarmi dalla scrivania per qualche minuto mi rinfresca davvero la mente. Sì, anche una breve passeggiata all'aria aperta può fare miracoli per i tuoi livelli di energia. Certamente. Cerchiamo di incoraggiarci a vicenda a prendersi delle pause durante le giornate più impegnative. Sembra un ottimo piano. Un po' di cura di sé può fare molto. Sono entusiasta di mettere in pratica questa strategia, aiuterà entrambi. Lezione 41. Gestione delle attività. E se avessi troppi compiti da gestire? Ultimamente mi sento sopraffatto. In tal caso, dovresti suddividerli in compiti più piccoli e gestibili. Può essere davvero utile. Sembra una buona strategia. A volte, anche solo guardare una lunga lista può essere scoraggiante. Esatto.
Quando si suddividono i compiti in fasi più piccole, sembrano molto più realizzabili. Sì, e può effettivamente aiutarmi a concentrarmi su una cosa alla volta. Assolutamente sì. Inoltre, spuntare anche i compiti più piccoli può darti un senso di realizzazione. Mi piace tantissimo questa idea. Potrebbe motivarmi a continuare se vedessi i miei progressi. Certamente. Creiamo insieme un piano per aiutarti a organizzare queste attività in modo efficace. Loading. Lezione 42. Creare un'atmosfera tranquilla. Sembra fantastico che ci sia un'atmosfera tranquilla in casa. Come possiamo iniziare a crearla? Un ottimo modo è quello di riordinare e organizzare lo spazio. Può ridurre notevolmente lo stress. Ha senso. Un ambiente pulito spesso porta anche a una mente più lucida. Sì, e aggiungere qualche pianta può portare un senso di calma e di connessione con la natura. Mi piace tantissimo questa idea. Le piante possono anche migliorare la qualità dell'aria, rendendo l'ambiente più salubre. Esatto! Potremmo anche prendere in considerazione l'utilizzo di luci soffuse per creare un'atmosfera accogliente. Ottima idea! Le luci calde possono davvero cambiare l'atmosfera di una stanza. Sì, e l'inserimento di colori rilassanti come il blu e il verde può contribuire alla tranquillità. Sono entusiasta. Elaboriamo un piano per trasformare i nostri spazi abitativi. Lezione 43. Organizzazione delle superfici. Le superfici della mia casa possono riempirsi molto rapidamente. Devo trovare una soluzione. Capisco perfettamente. Mantenere le superfici libere può fare una grande differenza nell'ordine in cui uno spazio sembra. Esatto. Ne ho visto anche uno con un lungo cavo che aiuta a tenere tutto in ordine. Sembra utile. Un lungo organizer per cavi può evitare che si accumulino troppi fili. Sì, e può anche aggiungere un tocco di eleganza al mio spazio di lavoro. Certamente. Esistono anche vassoi e cestini eleganti che possono aiutare a tenere gli oggetti in ordine. Adoro questa idea. Non solo organizzerà, ma valorizzerà anche l'arredamento. Sì, facciamo un brainstorming su alcuni modi specifici per organizzare le diverse aree della nostra casa. Non vedo l'ora. Uno spazio ordinato mi aiuterà a sentirmi più rilassato e concentrato. Lezione 44. Comprendere le parti del corpo. Le mie dita fanno parte delle mie mani, ho 10 dita e 10 unghie. È vero, è affascinante come le nostre mani siano così versatili ed essenziali per le attività quotidiane. Esatto. Ci aiutano a esprimere noi stessi, sia attraverso l'arte che attraverso la comunicazione. Sì, e la destrezza delle nostre dita ci consente di svolgere compiti complessi, come suonare uno strumento. Assolutamente sì. Credo che spesso diamo per scontato quanto facciamo affidamento sulle nostre mani. Sono d'accordo. È importante apprezzarne la forza e la funzionalità ogni giorno. Sì, e prendersi cura delle nostre mani è fondamentale perché fanno tanto per noi. Certamente, una manutenzione regolare, come l'idratazione e la protezione, è essenziale. Ricordiamoci a vicenda di prenderci cura delle nostre mani durante le nostre attività quotidiane.
Lezione 45. Cucinare insieme. Verdure e carne sono scelte comuni per un pasto sostanzioso, sembra delizioso. Quanto tempo lo cuociamo? In genere, la cottura delle verdure ad alta temperatura richiede dai 25 ai 30 minuti, mentre per la carne il tempo può variare. Molto utile. Adoro il modo in cui la tostatura esalta i sapori naturali delle verdure. Sì, e sono semplicissimi da preparare, basta condirli con olio d'oliva e i tuoi condimenti preferiti. Esatto. Penso che dovremmo scegliere un mix di verdure colorate per un piatto vivace. Certamente. Non solo sarà buonissimo, ma sarà anche bello da vedere nel piatto. Non vedo l'ora di mettermi ai fornelli. Decidiamo quali ricette specifiche vogliamo provare. Ottima idea! Sarà una divertente avventura culinaria in cucina. Non vedo l'ora di gustare insieme a voi i deliziosi risultati. Lezione 46. Servizi mattutini. La mattina le funzioni religiose si tengono spesso alle 11, ma potrebbero essere previste anche funzioni serali. Interessante. È bello avere delle opzioni per chi non può venire la mattina. Esatto. La maggior parte dei servizi dura un'ora, il che è perfetto per un'esperienza veloce ma significativa. Sì, ed è un ottimo modo per iniziare la giornata con un po' di riflessione e di condivisione. Sono d'accordo. Penso che partecipare a una funzione religiosa mattutina possa dare un tono positivo al resto della giornata. Assolutamente. Progettiamo di andarci insieme un giorno e vediamo cosa ne pensiamo. Sembra un'idea fantastica. Non vedo l'ora di sperimentarla insieme a te. Anch'io. Sarà un bel modo per entrare in contatto e condividere questa esperienza. Facciamolo accadere presto. Lezione 47. Decisioni di investimento. Allora ci penserò su, ne vale la pena? C'è chi sostiene che ne valga la pena, soprattutto se si considerano i vantaggi che apporta. È vero. Se migliora la nostra qualità di vita o la nostra produttività, potrebbe valerne la pena. Esatto. È importante valutare i pro e i contro prima di prendere una decisione. Sì, e a volte investire nella qualità può far risparmiare denaro nel lungo periodo. Sono d'accordo. Raccogliamo più informazioni per fare una scelta consapevole. Ottima idea. Cercare diverse opzioni può davvero aiutarci a chiarire la nostra decisione. Sì, e discuterne insieme può anche fornire nuove prospettive. Sono contento che stiamo avendo questa conversazione, è importante considerare tutti i punti di vista. Lezione 48. Adattamenti culinari. Certamente, possiamo adattarlo ai tuoi gusti, sono felice che possiamo personalizzare i nostri pasti. Fantastico! Adoro questa flessibilità in cucina, rende l'esperienza ancora più piacevole. Sì, e penso che questo permetta a tutti di godersi il pasto secondo le proprie preferenze. Esatto! Ad esempio, preferirei un po' più di spezie nel mio piatto. Nessun problema. Possiamo tranquillamente aggiungere un po' di condimento o salsa piccante per renderlo ancora più saporito. Perfetto! E mi piacerebbe aggiungere delle erbe fresche per un tocco di sapore in più. Sembra delizioso.
Assicuriamoci di avere tutti gli ingredienti pronti prima di iniziare a cucinare. Assolutamente. Non vedo l'ora di creare un piatto che piaccia a entrambi. Anch'io. Cucinare insieme sarà molto divertente. Lezione 49. Eredità musicale. Il suo genio creativo non si deteriorò, anzi, Beethoven creò molte delle sue opere più famose solo più avanti nella vita. È affascinante. Dimostra come il talento possa emergere anche in circostanze difficili. Esatto. La sua capacità di comporre musica così bella nonostante la sua perdita di udito è incredibilmente stimolante. Sì, e mette in luce il potere della determinazione e della passione per il proprio mestiere. Sono d'accordo. L'eredità di Beethoven continua a ispirare musicisti di tutto il mondo ancora oggi. Assolutamente. È incredibile come la sua musica risuoni ancora nelle persone, secoli dopo. Sì, e parlare della sua vita ci incoraggia ad apprezzare ancora di più le arti. Scopriamo di più su altri artisti che hanno superato le sfide per raggiungere la grandezza. Sono entusiasta. C'è così tanto da imparare dalle loro storie. Lezione 50. Servizi mattutini. Penso che dovremmo dire una preghiera per il nostro paese e per la nostra gente. È importante nei momenti difficili. Che sentimento meraviglioso! Adoro come momenti come questi possano unire le comunità. Sì, ricordo il discorso di Ronald Reagan in Normandia, sottolineava l'unità e la speranza. Assolutamente sì! Le sue parole ci hanno toccato profondamente, ricordandoci il valore della solidarietà. Esatto. Nei momenti difficili, stare insieme può dare forza e conforto. Sono d'accordo. È fondamentale sostenersi a vicenda e risollevarsi a vicenda. Sì, e riflettere su questi momenti ci aiuta a ricordare la nostra comune umanità. Manteniamo vivo questo spirito di unità anche nella nostra vita quotidiana. Sono d'accordo. Insieme possiamo avere un impatto positivo. Lezione 51. Ricompense per l'insegnamento. Non ho molti studenti, non tanti quanti ne avevo prima, ma trovo ancora molto gratificante insegnare. È davvero ammirevole. Credo che il numero di studenti non diminuisca l'impatto che hai sulle loro vite. Esatto. Ogni studente porta con sé la sua prospettiva unica e anche una classe piccola può favorire legami profondi. Sì, e queste connessioni possono portare a progressi significativi nelle loro esperienze di apprendimento. Assolutamente sì. Amo quei momenti in cui uno studente finalmente afferra un concetto difficile. Immagino. Deve essere incredibilmente gratificante vederli crescere e svilupparsi. Certo. Sono le piccole vittorie che mi tengono motivato, anche nei giorni più difficili. Adoro questa prospettiva. Celebrare le piccole vittorie è fondamentale nell'istruzione. Sì, continuiamo a incoraggiarci a vicenda nel nostro percorso di insegnamento, è un percorso appagante. Lezione 52. Opzioni di acquisto. Che ne dici del centro commerciale vicino al nostro quartiere? Hanno un sacco di opzioni per lo shopping. Sembra fantastico. Adoro i centri commerciali che offrono una varietà di negozi da esplorare. Esatto. Possiamo trovare di tutto,
Dall'abbigliamento all'elettronica, tutto in un unico posto. Sì, ed è sempre divertente guardare le vetrine e scoprire nuovi articoli. Inoltre, di solito si possono trovare delle buone offerte, soprattutto durante i saldi. Assolutamente sì, è l'occasione perfetta per fare qualche affare. Dovremmo organizzare una giornata di shopping questo fine settimana per dare un'occhiata. Mi piacerebbe molto. Facciamo una lista di ciò che vogliamo per rimanere concentrati. Ottima idea! Sarà emozionante vedere cosa riusciremo a scoprire insieme. Lezione 53. Suggerimenti organizzativi. Capisco che organizzare lo spazio può aiutare a prevenire l'accumulo di disordine. Assolutamente sì. Avere un sistema in atto rende molto più facile mantenere l'ordine. Sì, e riordinare regolarmente può aiutare a evitare che le cose diventino opprimenti. Esatto. È incredibile quanto ci si senta più rilassati in un ambiente ordinato. Sono d'accordo. Ho scoperto che dedicare un po' di tempo ogni settimana all'organizzazione fa una grande differenza. Sì, e ti dà un senso di realizzazione quando tutto è al suo posto. Penso che dovremmo prenderci un po' di tempo per gestire insieme i nostri spazi. Sembra un progetto divertente. Motiviamoci a vicenda lungo il percorso. Non vedo l'ora di scoprire cosa possiamo realizzare insieme. Lezione 54. Divertimento di Halloween. La porta lì, sul mio portico, è un piccolo fantasma e una graziosa streghetta. Sembra adorabile. Adoro come le decorazioni creative possano contribuire allo spirito di Halloween. Esatto. Rende l'intero quartiere festoso e invitante per i bambini che vanno a fare il dolcetto o scherzetto. Sì, ed è davvero divertente vedere tutti i diversi costumi e decorazioni. Hai pensato a come ti vestirai quest'anno? Sto pensando di vestirmi da strega classica. È semplice ma ha sempre successo. Sembra divertente. Credo che opterò per qualcosa di spettrale, tipo un vampiro. Perfetto! Dovremmo coordinare i nostri costumi per una divertente fotoricordo. Certamente. Assicuriamoci di catturare i momenti di festa di questo Halloween. Lezione 55. Pianificazione finanziaria. In questo modo potremo gestirlo in modo efficace. Sono preoccupato anche per le implicazioni finanziarie. Capisco le tue preoccupazioni. È fondamentale tenere conto del budget in ogni decisione che prendiamo. Sì, soprattutto quando i costi possono aumentare rapidamente se non teniamo traccia di tutto. Esatto! Pianificare in anticipo può aiutarci a evitare sorprese inaspettate in futuro. Sono d'accordo. Facciamo un budget dettagliato per assicurarci di essere preparati a qualsiasi spesa. Sembra una buona idea. Avere un piano finanziario chiaro può ridurre lo stress e aiutarci a rimanere concentrati. Sì, e può anche aiutarci a dare priorità alle spese che contano davvero. Assolutamente. Penso che dovremmo rivedere insieme i nostri obiettivi finanziari. Sono d'accordo. Lavoriamo insieme per creare un piano solido. Lezione 56. Articoli essenziali per il bagno. Nel bagno teniamo anche altre cose. C'è un armadietto dei medicinali che contiene gli articoli essenziali. Pratico.
Avere uno spazio dedicato a questi oggetti può aiutare a mantenere tutto in ordine. Assolutamente sì. È importante avere un rapido accesso a cose come il kit di pronto soccorso e gli articoli per l'igiene personale. Sì, ed è una buona idea controllare regolarmente cosa abbiamo e cosa dobbiamo rifornire. Sono d'accordo. Mantenere l'armadietto in ordine può evitare il disordine in bagno. Certamente, può anche aiutarci a evitare di acquistare doppioni di articoli che già possediamo. Sì, e organizzare per categoria può rendere più facile trovare ciò di cui abbiamo bisogno. Ottima idea! Pianifichiamo una giornata per riordinare e organizzare i nostri prodotti per il bagno. Non vedo l'ora. Uno spazio pulito è sempre rigenerante. Lezione 57. Scelte di moda. Ho appena ricevuto una maglietta a righe, fantastica. Ora puoi abbinarla a diversi outfit. Fantastico! Le camicie a righe sono così versatili e possono essere indossate sia in modo elegante che casual. Assolutamente sì. Possono aggiungere un tocco divertente sia ai look casual che a quelli semiformali. Sì, e adoro il fatto che possano essere abbinati a jeans o gonne per un look alla moda. Esatto. Hai in mente qualche outfit specifico per la tua nuova maglietta? Stavo pensando di abbinarlo a dei jeans a vita alta e degli stivaletti alla caviglia per un look chic. Sembra perfetto. È un abbinamento classico che non passa mai di moda. Sì, e non vedo l'ora di completarlo con qualche gioiello particolare. Penso che questo valorizzerebbe l'intero outfit. Organizziamo un giro per fare shopping di accessori. Lezione 58. Equilibrio tra lavoro e vita privata. Tra lavoro e tempo libero, avete suggerimenti su come bilanciare entrambi in modo efficace? Penso che l'utilizzo di divisori o tende possa creare spazi distinti per ogni attività. È un'idea intelligente. Aiuterebbe a separare il lavoro dal relax, facilitando la concentrazione. Sì, e può anche migliorare l'estetica dello spazio, facendolo sembrare più organizzato. Esatto. Avere uno spazio di lavoro dedicato può aumentare la produttività, mantenendo al contempo confortevoli le aree dedicate al tempo libero. Sono d'accordo. È fondamentale stabilire dei limiti per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Sì, e può aiutare a prevenire il burnout, consentendoci di ricaricarci durante i nostri tempi morti. Certamente. Esploriamo altri modi per creare uno spazio abitativo armonioso. Non vedo l'ora. Sarà un progetto gratificante. Lezione 59. Ispirazione sportiva. La carriera di Borg fu un catalizzatore per i tennisti svedesi. Coloro che seguirono le sue orme lo considerarono il loro eroe. È davvero stimolante. È incredibile come un solo atleta possa influenzare un'intera generazione. Assolutamente sì. I suoi successi hanno motivato molti a dedicarsi seriamente al tennis in Svezia. Sì, e sottolinea l'importanza dei modelli di riferimento nello sport e non solo. Esatto. Vedere qualcuno raggiungere il massimo successo può spingere gli altri a impegnarsi per raggiungere la grandezza. Sono d'accordo. È affascinante vedere come la sua eredità continui a ispirare i giovani atleti di oggi. Sì,
E ci ricorda il potere della dedizione e del duro lavoro nel realizzare i nostri sogni. Scopriamo altre storie di atleti che hanno avuto un impatto significativo nei loro campi. Sono entusiasta. C'è così tanto da imparare dai loro viaggi. Lezione 60. Viste panoramiche. I suoi bellissimi sentieri sembrano fantastici. Come possiamo arrivarci? Credo che ci sia un percorso panoramico che porta direttamente all'inizio del sentiero, il che lo rende ancora più attraente. Sembra fantastico. Adoro i viaggi in auto che offrono panorami pittoreschi lungo il percorso. Sì, e possiamo fermarci in vari punti per scattare foto del paesaggio. Esatto. Migliorerà la nostra esperienza e ci permetterà di apprezzare la bellezza della natura. Sono d'accordo. Percorrere quei sentieri ci darà la possibilità di staccare la spina e goderci la vita all'aria aperta. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Assicuriamoci di mettere in valigia tutto il necessario. Sì, sarà sicuramente un'esperienza memorabile. Non vedo l'ora di esplorare quei bellissimi sentieri.